ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti in questo mattino Milan del 16 ottobre 2025. Buon giovedì, Enrico Boiani, ciao. Ciao ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Simo, come diciamo sempre, soprattutto a chi ci supporta attraverso i mi piace, cliccate il pollicione all'insù, l'iscrizione al canale che è gratuita e siamo quasi a 52.500, i commenti qua sotto e gli abbonamenti se vi va a 2,99 al mese. Allora, va bene, la pausa nazionale è finita, in realtà stiamo ancora vivendo i suoi strascichi, nel senso che qualche infortunio di troppo è arrivato soprattutto per quanto riguarda il Milan e di questo dobbiamo parlare e della risposta del Milan, perché insomma va bene un caso, va bene due, però forse ne sono successe un po' troppe in questa pausa nazionale per, diciamo così, alzare le spalle e dire vabbè, casualità. E quindi bisogna fare anche in modo che soprattutto non capiti nel prossimo futuro. A proposito di futuro, oggi scopriremo il futuro di Christian Pulisic, soprattutto visto che farà gli esami di rito e si capirà a che cosa andrà incontro. È inutile, diciamo così, fare i maghi della situazione, Harry. Diciamo che le voci di corridoio indicano uno stop e non un breve pit stop, ma uno stop vero e proprio. Eh sì, cioè gli esami è ovvio che ci diranno meglio anche l'entità dell'eventuale lesione, dovesse esserci la lesione, se di basso grado o qualcosa di più serio, è ovvio che tutto lascia pensare che possa essere così, cioè che ci possa essere una lesione per Christian Pulisic e che quindi possa saltare questa serie di partite. Io è ovvio che mi auguro che torni il prima possibile, però da un certo punto di vista quasi ti direi se deve tornare per uno spezzone e basta in quella prima della sosta prossima e poi riandare via, come abbiamo detto ieri durante Radio Rossonera Talk, quasi tanto vale che se deve recuperare al 100% anche quei fastidi alla caviglia, che si faccia da sosta a sosta bello sereno se, ripeto, ci dovesse essere la lesione e quindi che possa rientrare poi al 100%. È ovvio che è un peccato perché Pulisic era stato ed è stato il miglior giocatore in questo avvio di stagione del Milan insieme a Modric, a Salma Kerr, tra l'altro tornando alla lesione di Pulisic, singolare è il caso anche di Salma Kerr, no? Simo, in cui si parlava di lesione, gli esami hanno evidenziato una lesione e poi però ieri è uscita questa mezza voce che potrebbe anche addirittura essere in panchina per la Fiorentina. Non lo so, questa sosta è stata un po' strana per alcuni nostri giocatori, oltre a Pulisic, anche appunto Salma Kerr, dopo parleremo di Rabiot, la gestione di Stupinian che non era a postissimo, poi in realtà hanno detto che poteva giocare e non è andato neanche in panchina, ma è rimasto lì. Insomma, sono successe un po' di cose singolari, ecco, e ci sta e sono d'accordo che al Milan alcune dinamiche non siano andate bene, non vadano bene. È giusto, il Eh, famoso peso politico, Simo, no? Di cui abbiamo sì. parlato. Adesso ne parliamo a proposito di questo, della risposta del Milan. Ma al di là di Pulisic, che insomma dobbiamo aspettare di capire come andrà e se per caso anche c'è una micro lesione, che sia ben chiaro, il prossimo giro di nazionale non va, ma nemmeno sotto tortura, nemmeno se lo chiede lui in ginocchio o Pochettino in ginocchio. Cioè, no. Se c'è lesione vuol dire che il giocatore è infortunato, vuol dire che almeno per 15 giorni ne ha, vuol dire che per la prossima sosta a novembre non esce dai confini della Lombardia. Il massimo che si può garantire è provincia di Milano, provincia di Varese, provincia di Varese, provincia di Milano. Questo è il massimo che gli si può insomma, permettere nella prossima sosta. Scherzi a parte, insomma, è ovvio e evidente che non si può fare diversamente. Insomma, abbiamo già dato, già in questa sosta di ottobre. A proposito, giustamente parlavi della questione di Alexis Salmacher, che a me onestamente ha lasciato qualche dubbio. Perché comunque il giocatore è uscito infortunato, ha fatto gli esami. Quando poi leggete soprattutto un determinato tipo di frasi da, diciamo così, non è dell'ufficio stampa del Milan, per intenderci, è ufficio stampese, diciamo così, è linguaggio da ufficio stampa.
del tipo: ha svolto gli esami, si valuterà giorno per giorno, eccetera, eccetera. Non è che è il collega di turno che si prende la briga di scrivere lui quelle 2 righe che più o meno escono da parte di tutti, è perché viene fatto filtrare. Ora, se viene fatto filtrare che l'esame ha evidenziato una lesione, la lesione comporta poi il controllo tra una settimana e non è passata quella settimana, c'è qualcosa che non va, o chi ha fatto i controlli in Belgio ha sbagliato, però caspita, sbagliare una lesione muscolare vuol dire veramente l'ABC, oppure non so cos'altro pensare. Se dovesse esserci in campo con la Fiorentina, benissimo ovviamente, sbocciamo quello buono, assolutamente, non è quello il discorso. È un po' strano per come è stata l'evoluzione della vicenda, ecco, tutto qua. Però al di Sì, là ma della è ovvio che stranezza, le risposte poi ce le darà, io spero che vengano fatte le domande uno per uno e si vada anche un pochino Max, in profondità su queste questioni, no? In conferenza stampa Allegri sabato mi auguro che possa dare delle risposte un po' più chiare e dettagliate, anche perché è stato lo stesso Allegri, no? A dire le bugie hanno le gambe corte su Leao, sulle condizioni di Leao, a dire che Leao sarebbe tornato forse con il Napoli ai tempi, no? Quando sì, si sì. pensava che tornasse prima dell'Udinese, lui in conferenza stampa se ne uscì con le bugie alle gambe corte, Leao speriamo di averlo per il Napoli, no? Cosa è E- successo? ed è andata esattamente così. E la speranza è che quindi Allegri possa dare delle delucidazioni, ecco, su queste questioni in conferenza stampa, perché come hai detto tu, allora di Pulisic, ok, oggi agli esami vediamo che cosa, sperando che a sto giro il responso non venga poi modificato 24 ore dopo. Su Salmacher e anche su Stupinian mi verrebbe da dire bisogna essere un po' più chiari perché insomma non è possibile che esce la notizia lesione, nuovi controlli tra una settimana, 10 giorni e il giorno dopo no aspetta, vai in panchina con la Fiorentina, cioè c'è qualcosa che non quadra, no? In Mm. questa faccenda. Idem dal mio punto di vista anche su Stupinian che no, si è fatto male. No, aspetta, sta bene, può giocare. Poi non va neanche in panchina e però rimane lì. Cioè, sono delle situazioni un po' così cosà. Ecco, un Mm. po' così cosà. E Bisogna, bisogna capire bene cosa è successo con questi 3-4 giocatori, perché poi di mezzo c'è anche Adrien Rabiot in tutto questo. ecco, è ovvio che adesso la risposta del Milan si deve tradurre dal fastidio per come soprattutto è stato trattato Christian Pulisic, perché alla fine tra virgolette, la pietra dello scandalo è lui, perché comunque Salma Kerr stava facendo la sua onesta partita di qualificazioni mondiali e si è fatto male, quindi pace. Lo stesso Rabiot stava facendo la sua partita di qualificazioni mondiali, ha preso un colpo al polpaccio che poi ha causato un ematoma, che ha causato quindi un fastidio al muscolo del polpaccio, però insomma, la botta al polpaccio la puoi prendere il mercoledì in allenamento, come il sabato in Serie A, come in nazionale. Lo stesso vale per Estupiñán. Quello che in realtà ha molto infastidito il Milan e penso e spero che qualcosa anche dal punto di vista pratico si faccia, magari con 2 righe di lamentela scritta e non facendo filtrare al giornalista amico che poi fa il pezzo, che onestamente non arriva nemmeno dall'altra parte dell'oceano. Bisogna fare qualcosa magari di un pochino più, diciamo così, mh, scritto e anche un pochino di più peso, in privato, però giusto per non far passare quelli come gli ultimi della compagnia, ecco. Ma guarda, Simo, do anche un suggerimento. Ci sono gli esami oggi, fai comunicato ufficiale Christian Pulisic dove comunichi l'esito degli esami, dici quando e dove è successa sta cosa e magari 2 righine finali di chiosa le metti sulla gestione nazionale. Cioè, non è che devi fare una roba ad hoc, pubblicare un reel dedicato, eccetera. Basta un classico comunicato con le condizioni, l'aggiornamento delle condizioni su Pulisic, in cui aggiungi 2 righe per dire, sentite, carissimi amici a stelle e strisce, così non va bene.
basta poco. Perché uno può capire tutto, può capire il fatto che Christian Pulisic sia un giocatore fondamentale per gli Stati Uniti, sia dal punto di vista del campo che dal punto di vista dell'extracampo. Che comunque è un amichevole che comporta magari una visibilità diversa, se c'è o non c'è Christian Pulisic, è il capitano della nazionale, già c'erano state polemiche riguardanti ex grandissimi giocatori della nazionale che avevano accusato lui in particolare, ma anche altri giocatori che giocano in Europa di scarso attaccamento alla maglia della nazionale, da Donovan in giù. C'era stata la questione legata alla Gold Cup con giocatori non convocati per la Coppa di giugno, insomma, e con i mondiali alle porte, quindi capisco anche che si voglia cercare di salvare un po' tutto, ok? Però questo non può andare a discapito del Milan, che ti manda un giocatore che già nelle ultime 2 settimane ha giocato stringendo anche un pochino i denti col Milan, ok? Te lo manda, gli fai fare 20 minuti finali, grazie per la prima partita, meno male, vedi che giocando gli si gonfa la caviglia il giorno dopo la prima partita, magari al massimo, se vedi che si sgonfia, gli fai fare altri 15 minuti finali, 20 minuti finali, tutt'al più. Non gli fai iniziare la partita con la prospettiva di fare almeno un'ora di gioco. Ecco, la gestione di Christian Pulisic magari si poteva fare dando un occhio a tutti quanti. Tu facevi giocare comunque il giocatore, la parte finale di partita, gli ultimi 15 minuti, lo preservavi dal punto di vista fisico, che comunque gli facevi fare l'ultimo quarto d'ora un po' più scarico della partita e non un'ora, 70 minuti, e dall'altro magari tutti erano a questo punto, tra virgolette, salvabili. Anche magari chi pretendeva, tra virgolette, di avere Pulisic in campo per questione di sponsor e quant'altro. Quindi la gestione è stata fatta un po' non tenendo conto il club e di questo il Milan ovviamente non può andare bene, non deve andare bene, perché se lasci passare una volta, chiudendo un occhio, poi la seconda volta succede esattamente la stessa cosa, fin quando poi gli occhi li apri o la voce la alzi e non può andare bene. Quindi la speranza è che questo fastidio, questa irritazione che c'è a casa Milan si traduca quindi in un fatto anche un pochino concreto, niente di eclatante, ma come dire, ragazzi, qui non è che siamo stupidi e non è che abbiamo gli occhi chiusi. Abbiamo visto che c'è stato qualcosa che non ha funzionato. E poi ne cade del nostro. Non su Adrien Rabiot, con cui chiudiamo. Io spero che la giornata di oggi ci dia buone notizie, soprattutto lato Rabiot, perché su Pulisic onestamente un pochino me la sono messa via, soprattutto per la Fiorentina e per le prossime 2 partite. Su Rabiot io ho la grande speranza che insomma possa invece esserci contro la Fiorentina, anche se anche qui qualche voce dice cautela. Vediamo oggi, Henry. Sì, ma speriamo bene perché con l'assenza molto probabile di Salma Kerr, anche se dicono di no, e con l'assenza di Estupiñán, comunque sugli esterni hai 2 riserve di fatto, anche se noi vogliamo bene a Bartesaghi e anzi magari qualcuno, anche giustamente, pensa che sia più affidabile lui di Estupiñán per quello che è stato visto in questo periodo di stagione, però sulla carta sono 2 riserve, Bartesaghi e Atecame. Avendo queste 2 riserve, essendo in attacco senza Pulisic, dovendoti affidare quindi a quello che hanno di minutaggio, di benzina, di condizione Leao e Nkunku, perdere anche Rabiot sarebbe un bel colpo, cioè non avere nemmeno Rabiot per Milan-Fiorentina vorrebbe dire davvero avere una formazione molto inedita, molto, cioè, con giocatori che poche volte hanno giocato insieme, mi verrebbe da Insieme, certo. dire, e soprattutto una panchina ancora più corta di quanto già è corta. Ecco, quindi è ovvio che la speranza è che almeno Adrian ce la faccia, perché altrimenti è difficile, ecco. È difficile, diventa difficile. Henry, grazie. Noi ci ritroviamo a Lunch e Talk in giornata. Al Ciao! Talk, peraltro, occhio che c'è un ospite in studio clamoroso. Sì, 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 vi aspettiamo oggi, al lunch ci sono anch'io, al talk c'è un ospite al posto mio, tra l'altro, speciale, e quindi, insomma, grande giornata Radio Rossonera, rimanete connessi anche sui social perché
usciranno e sono usciti e stanno uscendo un sacco di contenuti per voi. Ieri Bea ha giocato a La ruota con le lettere, se l'è cavata bene, però ha sbagliato una domanda abbastanza importante, andatelo a recuperare e c'è anche su questo canale, tra l'altro. Ciao.